Salve a tutti ragazzi, oggi parleremo di Oranda, beh direte tanto per cambiare, però quest'oggi andremo a fare un video che non ho mai fatto prima, ovvero andremo a discutere insieme di tutti gli argomenti più importanti e ne parleremo a 360 gradi, della vasca, dei valori dell'acqua, dei litri per pesce, di come gestisco i cambi d'acqua personalmente e della mia esperienza. Allora, prima di tutto possiamo partire dall'allestimento. Ci sono milioni di modi per allestire un nuovo acquario, però dovete sapere che gli oranda mangiano praticamente quasi tutte le piante e inoltre smuovono molto il fondo. Questo complica molto l'inserimento di piante vere perché hanno bisogno di un fondo fertile, quindi gli oranda che smuovono il fondo lo fa risalire, poi l'effetto visivo è anche brutto e le piante che possiamo mettere devono essere poco esigenti perché ci sono temperature basse, non ci sono fondi fertili, la CO2 di solito non c'è in questo tipo di acquari e l'illuminazione anche è molto scarsa, quindi il range di piante che possiamo mettere è molto ridotto. Esperienza personale, mi sono trovato molto bene con Anubias, Microsorum Pteropus, che vengono chiamate anche i felci di Java, muschi in generale, Vallisneria gigantea, insomma piante molto resistenti, molto dure. Poi c'è anche la Crinum calamistratum, una pianta molto particolare, oltre a vari tipi di igrofila, come per esempio l'igrofila corimbosa o l'igrofila polisperma. Però questo dipende anche da pesce a pesce, perché ci sono pesci che si mangiano tutto e pesci che non toccano nulla, quindi dovete fare delle piccole prove. Per esempio, ho visto diversi acquari con la Limnofila sessiflora e Oranda che non la toccavano. Io ci ho provato e se la sono divorata come insalata, quindi dovete provare, tutto qui. Invece per le piante galleggianti credo che la cosa sia abbastanza sicura perché se provate con quelle un po' più piccole come la Lemna Minor se le mangeranno, però visto che si moltiplicano molto velocemente rimarranno comunque in vasca. Invece sono più sicure piante un po' più resistenti come la Pistia stratiotes, la Limnobium levigatum e anche il giacinto d'acqua. Allora, detto questo, io vi consiglio per gli Oranda un fondo, una ghiaia, che non sia troppo piccolo, perché potrebbero ingerirlo, perché a loro piace molto appunto prendere i sassi e sputarli, e passano la maggior parte del tempo a far quello. Quindi ho provato anche ad allestire acquari tutto vetro, sono belli anche quelli, però è molto più difficile perché la ghiaia è un secondo filtro e inoltre dà un po' una naturalezza all'acquario oltre a dare uno stimolo ai pesci perché ci giocano e credetemi è molto rilassante sentire i pesci quando tutto è spento, quando c'è il silenzio, sentire questi chicchetti di ghiaia che sputano e ricadono è una cosa molto, molto carina, credo. Per l'allestimento vi consiglio di mettere anche alcune rocce così magari possono nascondersi e vi consiglio di mettere rocce rotonde come quelle che ho messo io e non taglienti perché essendo pesci goffi potrebbero sbatterci sopra e anche ferirsi. Poi basta dare spazio alla creatività perché ognuno ha una propria idea di acquario, magari chi lo vuole con la ghiaia blu elettrico, chi lo vuole più naturale con più piante e questo dovete sceglierlo voi e dovete provare anche ad inserire piante vere se potete, perché le piante danno un grandissimo aiuto alla vasca ossigenando e facendo anche da filtro e inoltre aggiungono quell'aspetto più naturale al tutto. Detto questo, passiamo ai valori dell'acqua. Io vi consiglio di non essere molto fissati perché appunto chi è nei negozi d'acquari ci guadagna con prodotti e robe varie appunto per curare l'acqua. Quello che vi posso consigliare e che io personalmente faccio è usare normale acqua di rubinetto e metterla in delle taniche, lasciarla un giorno a riposo così che il cloro evapori e, mm, e metterci il biocondizionatore e i batteri una volta che ho inserito in acquario. La cosa che vi consiglio è prendere biocondizionatori molto molto potenti perché sono pesci che sporcano molto e anche batteri molto potenti e quindi hanno bisogno di una flora batterica che sia altrettanto forte perché gli oranda vengono spesso paragonati a delle mucche e hanno ragione perché sono di grandi dimensioni e sporcano veramente molto. E questo ci dà spunto per parlare del prossimo argomento, ovvero del filtraggio. Io vi consiglio un filtro sovradimensionato, però non troppo, perché molto spesso si esagera. Vi posso garantire che un filtro con 2-3 volte la portata del vostro acquario andrà benissimo
E la cosa importante è che non dovete sovrappopolare l'acquario, perché essendo pesci che sporcano molto sarà più difficile per voi mantenere pulito l'acquario una volta che ne inserite molti. Quindi se avete più o meno un pesce ogni 30 litri, che dovrebbe essere questo lo standard, senza esagerare ovviamente, e non dovete avere molti problemi perché io sono riuscito a tenere pulita l'acqua, come potete vedere, e i miei oranda sono stati sempre in salute. Per il filtro credo non abbia importanza avere uno esterno o un interno, perché ci sono persone che ne preferiscono uno piuttosto che un altro. Io mi sono sempre trovato bene con acquari completi, infatti questo che state vedendo è un Jewel Rio 240. Come potete vedere ci sono solo due esemplari perché sto aspettando per metterne altri. Questo video è un po' vecchio per chi conosce il canale, quella era 22 che purtroppo ha avuto un problema, se volete andate a vederlo sul canale. Allora, adesso parliamo di cambi d'acqua. I cambi d'acqua non dovete ammazzarvi per fare i cambi d'acqua, perché in America è vero, potete vedere gente che svuota completamente acquari da 400 litri, ma credo che quello sia troppo. Io mi trovo molto bene con un cambio settimanale del 20%, senza esagerare, perché se si ha un numero giusto di esemplari, un filtro che ha una buona portata e magari nel vostro caso è ben piantumato, fare o togliere troppa acqua non serve assolutamente a niente. Parlando della dieta, questi sono pesci molto delicati sotto questo punto di vista perché essendo molto cicciotti e avendo un corpo molto compresso, hanno la vescica natatoria molto vicina all'intestino, quindi anche con una piccola infiammazione, magari una volta che hanno ingerito troppa aria, perché sono molto ingordi nel mangiare, l'intestino si potrebbe gonfiare, questo preme sulla vescica natatoria e per questo potete vedere i vostri pesci che galleggiano oppure che nuotano un po' storti o potete trovarli anche a pelo d'acqua completamente ribaltati. Beh, non dovete avere paura perché succede molto spesso. Una mano santa per questo sono i piselli perché aiutano a svuotare l'intestino naturalmente e perciò fanno stare subito meglio il pesce. Quello che vi posso consigliare io è prima di dare da mangiare ai pesci, immergerlo per un po' di secondi in acqua per fare in modo che l'ossigeno appunto esca dal mangime e si impregni bene con l'acqua. Io personalmente li nutro con una dieta fatta principalmente da verdure, mangiano qualsiasi tipo di verdura, poi potete anche documentarvi magari online se volete dare cibi un po' più particolari. Io mi trovo molto bene con lattuga, spinaci, piselli, zucchine, carote e anche l'aglio. L'aglio glielo do e gli fa molto bene perché l'aglio è un antibiotico naturale. Infatti molto spesso quando vedo che hanno qualche chiazza o che non stanno proprio molto bene, gli faccio l'aglio e lo sminuzzo, lo faccio bollire per un po' di minuti e vedo che stanno subito meglio. È come se fosse un medicinale per loro. Per curarli io vi consiglio il blu di metilene con cui mi sono trovato molto bene, oppure ci sono dei farmaci molto specifici. Il problema è che in Italia non vengono prodotti e che sono difficili da reperire. Quindi o li potete ordinare online, credo che anche su Amazon potete trovarli senza difficoltà. Altra malattia che è molto comune vedere sono i funghi e voi direte come posso vedere un fungo? Che cos'è un fungo? Un fungo è una patina un po' bianca che potrete vedere soprattutto sulla testa del pesce e capita molto perché loro hanno queste protuberanze molto importanti e si possono curare. Io mi sono trovato molto bene ed è efficace con piccoli bagni di sale di mezz'ora, anche col blu di metilene potete fare così. L'importante è che mentre fate il bagno potete mettergli un aeratore perché il pesce è molto stressato e ha bisogno d'ossigeno. Altre malattie potrebbero essere gli Argulos, che sono i pidocchi dei pesci rossi, e questi di solito vengono direttamente dal negozio dove li avete presi, infatti comprate i pesci così. Una cosa che vi posso consigliare è controllate sempre molto attentamente e molto bene i pesci che andate a comprare perché il 90% delle malattie che ci ritroviamo in acquario vengono da fuori. E, una cosa molto importante è qualsiasi pesce che comprate da fuori deve fare una quarantena almeno di 2-3 giorni. E c'è gente che dice 30 giorni, gente che dice 7, però io vi assicuro che 2-3 giorni bastano. Solo se vedete che è malato
Se magari vedete che è in salute, provate a metterlo direttamente in acquario, poi se insorgeranno problemi lo andrete a curare più là. Però se vedete che il pesce che avete comprato è un esemplare molto bello e l'avete voluto comprare comunque, anche se lo vedevate che non era proprio in salute, fategli questo trattamento con... io mi trovo bene con Dessamor, che è appunto un antimicotico contro i funghi, oppure con il blu di metilene. Comunque un consiglio spassionato che posso darvi, quando comprate qualsiasi cosa, un pesce oppure una pianta, insomma, ehm, dovete prendere pesci già grandi che hanno un sistema immunitario già forte, perché mi sono reso conto che più prendo pesci piccoli, più sarà difficile dopo portarli allo stadio appunto da adulto. E stesso vale per le piante, è molto più difficile crescere piante piccole piuttosto che piante grandi già con un sistema immunitario avviato. Ultime due cose molto importanti sono la temperatura che dovrebbe essere tra i 18 e i 26 gradi, però se la vogliamo proprio ottimale la dovremmo mettere un po' più alta, cioè non scendere mai sotto i 22 perché comunque sono pesci d'acqua fredda, ma non sono resistenti come i pesci rossi originali tradizionali. E poi un'altra cosa è l'areatore. Come potete vedere nel mio acquario tengo sempre l'aeratore acceso e soprattutto d'estate perché l'acqua d'estate essendo più calda è più povera d'ossigeno, mentre d'inverno lo tengo più per un effetto scenografico e lo accendo soltanto quando accendo le luci. E detto questo spero di aver detto tutto, di essere stato esaustivo. Per qualsiasi domanda potete scrivermi nei commenti e vi risponderò e cercherò di rispondervi. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così per favore iscrivetevi al canale e vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.